Buongiorno a tutti, buon sabato 16 agosto amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Saltata ufficialmente anche la trattativa per Manu Koné. A questo calciomercato praticamente manca soltanto la scritta "siete su scherzi a parte", perché sta diventando praticamente una presa in giro per noi tifosi. Andiamo con ordine, naturalmente vi ricordo come al solito, se vi sarà piaciuto il contenuto, se non vorrete perdere di vista Angolo Nerazzurro, di lasciare un bel like e l'iscrizione al canale. Dicevamo, andiamo con ordine. Trattativa per Manu Koné ufficialmente saltata. La motivazione è stata che non c'erano le condizioni economiche e che Gasperini lo ritiene un calciatore fondamentale. Ecco, non c'erano le condizioni economiche, perché si è vociferato un'offerta intorno ai 45 milioni, ma occhio però, perché ieri la Gazzetta dello Sport riportava che l'Inter volesse partire da una somma di circa 30 milioni per lasciare poi il budget anche per Lookman. Ed è chiaro che qualche dubbio viene sull'operato di questo calciomercato, qualche dubbio viene soprattutto sul rispetto nei confronti dei tifosi, perché Koné non è il primo obiettivo dichiarato praticamente ad un passo e poi magicamente saltato. Forse l'unica nota positiva è che quantomeno stavolta non ci siamo sorbiti una telenovela che dura un'estate intera, fortunatamente, tra virgolette ovviamente, fortunatamente, è una trattativa partita e morta praticamente nel giro di 24 ore o poco più. Il problema è perché dico che questo calciomercato sta diventando una presa in giro per noi tifosi. Lookman era stato dichiarato un obiettivo primario, al punto che si sono esposti perfino Ausilio e Marotta in conferenza stampa. E quando ti esponi in quel modo, quando rappresenti una società importante come l'Inter, ti esponi in quel modo in conferenza stampa, significa che sei lì ad un passo, sai che puoi coprire quella distanza per portare a casa il calciatore. E invece ad oggi, siamo al 16 agosto, l'ultimo rilancio per Lookman risale a fine luglio, sono passate oltre 2 settimane e a 15 giorni dalla fine del calciomercato, praticamente sulla situazione Lookman tutto tace. Non c'è un prezzo da Bergamo, non c'è un rilancio da parte dell'Inter e soprattutto non sappiamo se l'Inter vorrà fare un rilancio o spera che l'atteggiamento di Lookman cambi tutta la situazione. Non sembra neanche che ci sia intenzione, ecco, di accelerare i tempi per regalare il rinforzo a Christian Chivu. Lookman non è stato l'unico obiettivo dichiarato di questo calciomercato, perché si era parlato anche di Leoni, però allo stesso tempo poi il difensore del Parma non è stato mai realmente trattato con contatti seri, ufficiali tra le due società, e non c'è stata neanche l'idea magari di dirottare l'investimento di Lookman su Leoni, perché poi sappiamo il difensore serviva e come a questa Inter, ma praticamente c'è un punto interrogativo su Lookman. Leoni è stato perso, insomma ad oggi si è mosso poco o nulla. A 15 giorni dalla fine del calciomercato abbiamo soltanto Bonni, Luis Enrique e Sucic messo nella rosa dell'Inter. E la sensazione è che questo calciomercato stia quasi diventando una propaganda mediatica, perché se ascoltiamo la stampa, se ascoltiamo le notizie che ci vengono dette, sembra che tutti impazziscano per venire all'Inter. Koné non aveva chiesto il trasferimento, però avrebbe fatto carte false praticamente per venire all'Inter, era pronto a firmare subito. Lookman, stessa cosa, Lookman è in rotta con l'Atalanta, vuole soltanto l'Inter e nessun'altra squadra. Però attenzione, perché poi le notizie che arrivano dall'Inghilterra sono diverse. Qualche mese fa il The Sun praticamente riportava che Lookman avesse l'intenzione di tornare in Premier League, e la settimana scorsa la stessa testata inglese riportava che l'Arsenal poteva accelerare su Lookman, c'era un interesse da parte dell'Arsenal. In Italia però ci è stato detto soltanto che Lookman ha rifiutato l'Arsenal, quindi non si è parlato dell'interesse, non si è parlato del piano della società londinese. Siamo sicuri che l'atteggiamento di Lookman sia soltanto per andare all'Inter, come ci stanno dicendo, oppure sia un voler andare via dall'Atalanta, ma al momento c'è soltanto l'offerta concreta dell'Inter. Il dubbio, sinceramente, sta avvenendo. E contemporaneamente questa propaganda mediatica
ci aveva detto che l'Inter era interessata a Leoni, che Leoni voleva soltanto l'Inter, non accettava altre destinazioni e che c'era il piano per fare la coppiata Leoni-Lukman. Poi si è passati dal piano per fare la coppiata con Lukman. Addirittura quando Leoni è passato al Liverpool qualche giorno fa, subito, prontamente è stato inserito un nuovo obiettivo, Loic Badé, calciatore del Siviglia, che praticamente costa quanto Leoni. E allora è chiaro che ad un certo punto ci si senta presi in giro. Se Leoni non era fattibile, perché dovrebbe essere un altro calciatore che costa praticamente quanto Leoni e per il quale anche c'è concorrenza, perché c'è il Bayer Leverkusen che ha discorsi avanzati col calciatore. In tutto questo, in tutta questa folle estate di calciomercato, abbiamo ascoltato l'ipotesi Frendrup, ma devono partire Aslani e Zelinski, addirittura l'ipotesi Donnarumma, un'ipotesi che secondo me è lontanissima dalla realtà. E guarda caso queste accelerate per alcuni calciatori, in particolare per Lukman, è stata fatta nel pieno della campagna abbonamenti. E allora qualche dubbio viene. Sono vere queste? C'è davvero la volontà di andare a prendere questi calciatori oppure si fa propaganda per cercare di attirare i consensi dei tifosi? Tifosi che ovviamente una buona parte sono ancora scottati dal finale della scorsa stagione, sono scottati dall'arrivo di Christian Chivu, che con tutto il rispetto, ma di certo è difficile farci credere che fosse la prima scelta, è evidente che non lo fosse nonostante ciò che poi ha dichiarato Marotta in conferenza stampa. E a questo punto è chiaro che vengono dei dubbi su tutto l'operato societario in sede di calciomercato, perché questo è un calciomercato fatto di opportunità, non di programmazione, quindi spunta l'opportunità Lukman che inizialmente si era ipotizzato potesse essere acquistato per 40 milioni, è un'opportunità di mercato, si prova a sfruttarla. Spunta l'opportunità Koné perché Koné a 40 milioni rimane comunque un'opportunità per il valore del calciatore e quindi si prova a cambiare obiettivo di mercato. E il tutto è testimoniato anche dal mercato fatto finora dall'Inter, perché passino i nomi di Bonny e Sucic, un po' quello che mancava. Sucic, ok, potrebbe essere la mezzala, insomma il post Mkhitaryan ipoteticamente, anche se ad oggi è difficile pensare che possa essere subito titolare, ma ci sono altri 25 milioni spesi per Luis Enrique, che con tutto il rispetto magari può rivelarsi anche un buon calciatore, ma sono 25 milioni spesi per una riserva, per la riserva di Dumfries, ipoteticamente, a meno che poi non si voglia utilizzare in un altro ruolo, ma insomma ad oggi diventa difficile comunque pensare che Luis Enrique possa essere un titolare, è stato preso per partire da riserva. Ebbene, si spendono 25 milioni per un calciatore che comunque è un po' un punto interrogativo, perché poi magari potrà anche esplodere, potrà fare grandi cose, ma ad oggi non è un calciatore affermato, quando in difesa avevamo bisogno di fare qualcosa per il titolare. E allora perché spendere 25 milioni per Luis Enrique e rimanere ancora con Acerbi e De Vrij? Perché? Perché praticamente Luis Enrique è stata vista come opportunità, quell'opportunità, ok, lo prendiamo oggi a 25, se continua a tenere lo score statistico, lo score realizzativo avuto col Marsiglia, fra 2 anni potrebbe valerne anche 50. È stato un po' un mercato impostato in questo modo dall'Inter, quindi ripeto, un mercato fatto di opportunità, non di programmazione. Non andiamo a vedere cosa manca all'Inter e poi andiamo a prendere quel calciatore, ma vediamo cosa offre il mercato e dove si può fare una valorizzazione. Anche le alternative a Lukman, a 15 giorni dalla fine del mercato, Lukman è una situazione di stallo, le alternative valutate, Sancho, Kunku, calciatori diversi da Lukman, calciatori in un certo senso per un motivo o per l'altro da rilanciare, non si sta prendendo un calciatore simile a Lukman per caratteristiche, o meglio, neanche prendendo, valutando, perché ad oggi sono valutazioni, non si valuta un calciatore simile a Lukman per caratteristiche o comunque con lo stesso status di Lukman, ma si valutano quelle che sono le opportunità di mercato. Sull'operato poi della società ovviamente dobbiamo fare anche un passo indietro, anche un passo all'ultimo anno, quando lo stesso Leoni fu trattato e poi si preferì dirottare l'investimento su Palacios e Palacios più Josef Martinez, investimenti che poi alla fine non sono serviti, anzi l'ultimo calciomercato è stato assolutamente fallimentare per l'Inter.
tra Palacios, Josef Martinez e i parametri zero Zielinski, Taremi, praticamente nessuno è servito alla causa. Anzi, oggi addirittura è diventato deleterio quel calciomercato perché abbiamo calciatori in esubero con stipendi pesanti come Taremi e Zielinski. Quindi anche lì non è stato fatto un buon lavoro in sede di mercato. Comunque sono stati fatti investimenti sbagliati, sono stati fatti acquisti sbagliati. E ad oggi cosa ci verranno a dire? Perché poi si è anche vociferato che l'Inter cercherà un'alternativa dopo il fallimento della trattativa con E, ma insomma senza fretta a quanto viene riportato. Cosa ci diranno? Che l'Inter inizia nuovamente il campionato con lo stesso 11 titolare perché la squadra è competitiva, perché è una squadra che l'anno scorso ha giocato fino in fondo per tutti gli obiettivi. Probabilmente sarà questo che ci verrà detto, ma se lo scorso anno comunque non abbiamo vinto il campionato per un punto, ma sappiamo che la quota scudetto era bassissima. Ecco, diciamo che ci sono state diverse cadute sia dell'Inter che del Napoli, questo poi ha tenuto entrambi in vita fino alla fine con una quota scudetto molto bassa, ma è lo stesso 11 titolare con gli interpreti che hanno un anno in più e per qualcuno l'anno in più pesa. Sommer, Acerbi, Mkhitaryan sono calciatori per i quali l'anno in più pesa e soprattutto una squadra che ha perso il suo condottiero, ha perso l'allenatore. La perdita di Simone Inzaghi è una perdita pesante per l'Inter, anche quella tra l'altro non gestita benissimo. Va via Simone Inzaghi, si fa un volo a Londra cercando di convincere Fabregas, poi si ripiega su Chivu, c'era l'alternativa Vieira, insomma per una situazione che credo si conoscesse già da un bel po', soprattutto dall'interno. E quindi adesso cosa succederà? Che l'Inter, almeno ad oggi, poi può cambiare tutto nel giro di 2 giorni? Sì, ma secondo le ultime operazioni risulta difficile immaginarlo. Cosa succederà? L'Inter inizia il campionato con gli stessi 11, con una coppia di difensori centrali che in 2 superano gli 80 anni, con un portiere che, ad eccezione di alcune prestazioni, ma comunque già dimostrato di essere in fase calante, anche ovviamente direi perché anche lui è in età avanzata, non è un portiere di 25 anni certo, con un Mkhitaryan che anche lui ha una carta d'identità importante. E poi cosa succederà? Magari dovesse andare male, chi paga? Kivu, perché poi si dirà che l'allenatore è il problema, lo diranno anche i tifosi come lo hanno detto di Simone Inzaghi. Attenzione, io naturalmente non è quello che mi auguro, io mi auguro che l'Inter, anche senza fare acquisti, possa fare grandi cose, che possa magari fare un campionato da protagonista. Ma attenzione, in quel caso che poi non si venga a dire Marotta e Ausilio hanno costruito una grande squadra, perché la squadra non è stata, diciamo, non è una grande squadra quella che stanno costruendo, è una grande squadra al limite quella che si rivelerebbe sul campo e lì bisognerebbe dare tanti meriti a Kivu, che in questo momento è quello che rischia maggiormente per questo mancato mercato, quindi poi non fare l'errore di dare meriti a chi meriti non ne ha. Ovviamente io non mi riferisco soltanto a Marotta e Ausilio, c'è anche una proprietà alle spalle e gli investimenti devono partire dalla proprietà, però alcune domande me le faccio, non è certo normale questo calciomercato che spuntano obiettivi, sembrano obiettivi quasi fatti e poi alla fine finisce tutto con una bolla di sapone e nel frattempo siamo ancora con la stessa squadra con qualche ritocco importante. Sicuramente Bonni e Sucic saranno calciatori probabilmente importanti, ma insomma l'11 titolare è ancora quello dell'anno scorso e di certo non possono venirci a dire che questa Inter non aveva bisogno di rinforzi, soprattutto, e lo sottolineo ulteriormente, in difesa dove abbiamo una coppia da 80 anni in 2 e qualcosa a centrocampo per il modo in cui vuole giocare Kivu. Mi auguro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane possa esserci qualche scatto su alcuni obiettivi di mercato, anche se dovesse essere Lookman, che poi per caratteristiche comunque è un calciatore che non abbiamo in rosa con quelle caratteristiche, però insomma che non diventi una completa presa in giro per i tifosi tutto questo calciomercato. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra idea, sfruttiamo come sempre la sezione commenti anche per confrontarci, cosa ne pensate di questo mercato, cosa vi aspettate, se qualcosa vi aspettate ancora da qui al 31 agosto, insomma confrontiamoci con i commenti, io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.